Ciao ragazzi, oggi parliamo di Pete Grimkowski, detto Grimko, bodybuilder degli anni 70, famoso per essere stato uno dei primi mass monster della storia, tanto da rivestire per diverso tempo i panni della controfigura di Lou Ferrigno nelle riprese dell'incredibile Hulk. Conosciuto per lo straordinario sviluppo dei deltoidi e l'imponenza del suo fisico, oltre 110 kg di muscoli distribuiti su 1,78 m di statura, Grimkowski vanta numerosi successi sportivi, con 3 secondi posti al Mister America AAU e la vittoria dei titoli di Mister America IFBB e Mister World nella categoria pesi massimi. Personaggio eclettico e controverso, Pete era anche conosciuto per essere un fumatore di marijuana e soprattutto un grande utilizzatore di steroidi anabolizzanti, i cui cicli di farmaci, da lui stesso dichiarati, lasciano ancora oggi perplessi, facendolo apparire come uno dei precursori di personaggi come Rich Piana e Boston Lloyd, tutti individui che hanno fatto dell'esagerazione la loro arma principale, quasi ad incarnare la filosofia riassunta nella celebre citazione attribuita a Oscar Wilde: la moderazione è fatale, niente ha più successo dell'eccesso. Ma Pete era anche un uomo di marketing che sapeva come generare attenzione intorno a se stesso e alle sue attività e che ha avuto una grande influenza nel settore del bodybuilding e del fitness, famoso anche per essere stato per un ventennio il proprietario dell'allora mecca del bodybuilding, la leggendaria Gold's Gym di Los Angeles, che ha contribuito a trasformare dalla mitica ma modesta sala pesi aperta da Joe Gold nel 1965 ad un marchio ed una catena internazionale di grande successo in tutto il mondo. Venduta l'attività Gold's Gym per diverse decine di milioni di dollari, oggi, a oltre 70 anni, giovanile e apparentemente in salute, nonostante i problemi cardiaci avuti in passato, Grimkowski rimane vicino al mondo dello sport, in veste di organizzatore di eventi sportivi e imprenditore nell'ambito dell'integrazione alimentare. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera agonistica. Enjoy! Pete Grimkowski, classe 1946, nasce nella zona di Rochester, nello stato di New York. Cresciuto in una famiglia di imprenditori, il padre aveva un'impresa di pulizie post-cantiere, Pete comincia a lavorare molto presto. Racconta che a soli 14 anni, mentre era ancora studente, avviò un'azienda come quella del padre, che in breve arrivò a 67 dipendenti. Studiava alla YMCA, dove c'erano molti stranieri, in larga parte russi, che avevano bisogno di lavorare, e lui li reclutava. Appassionato di auto, pur non avendo ancora la patente, andava a scuola guidando la sua Cadillac. I suoi zii erano poliziotti in città e nel suo caso chiudevano un occhio e quindi si poteva permettere di guidare senza patente. Cresciuto in una zona difficile, dove erano presenti la mafia e parecchi bulli di quartiere, Pete sente ben presto la necessità di sviluppare un fisico robusto e imponente per potersi difendere e a soli 13 anni inizia ad allenarsi con i pesi con i powerlifter della zona. Ancora adolescente alterna il lavoro e la scuola, che lascerà presto, con i duri allenamenti in palestra, che persegue con grande costanza. Mentre cresce come atleta e come imprenditore, comincia ad accarezzare il suo sogno di cimentarsi nelle gare di bodybuilding. Esordisce sul palco da natural al Mister Rochester del 1968, dove con un peso sugli 85 kg, distribuiti su 1,78 m di statura, conquista il titolo assoluto. Galvanizzato dal risultato, comincia a puntare a competizioni più importanti. Nel 1969, con un peso sugli 87 kg, gareggia al Mister America AAU Juniores, che sarà vinto da Ken Waller, una competizione dove Pete si scontra con la dura realtà, arrivando penultimo. È un'esperienza che gli apre gli occhi. Pete era stupefatto. Lui pesava sugli 87 kg all'epoca, mentre i suoi avversari sul palco erano 95-100 kg tirati. Sebbene si allenasse con impegno in palestra, in modo natural, i suoi avversari erano anni luce avanti come sviluppo fisico. Incuriosito, Pete chiese a Ken Waller come fosse possibile sviluppare masse muscolari simili e sentì parlare per la prima volta degli steroidi e della chimica. Non riuscivo a capire come questi ragazzi potessero sviluppare tutti quei muscoli. Loro non mi dicevano che stavano usando degli anabolizzanti. Così chiesi a Ken: come fai a diventare così? E lui: devi studiare un po' di chimica. E questo è quello che ho fatto. Con le idee più chiare sull'argomento, Pete comincia ad informarsi. Ha uno zio che fa il medico a Chicago e dopo averlo sentito al telefono, lo zio gli manda per posta una cassa di confezioni di Anavar. Non dimentichiamo che a quei tempi gli steroidi erano legali in America.
Pete comincia ad assumere una manciata di pastiglie di Anabar ad ogni pasto e racconta che dopo 4 mesi, senza cambiare altro, con gli stessi allenamenti e la stessa dieta di prima, arrivò a pesare ben 107 kg di muscoli, una trasformazione che gli apre la strada per competere in gare di alto livello. Nel 1971 vince il Mister USA AAU Juniores. Nel 1972 conquista il titolo di Mister America AAU Juniores e in entrambe le occasioni si aggiudica anche il premio speciale come atleta più muscoloso in gara. Nel frattempo sperimenta con diversi tipi di steroidi anabolizzanti, dal Dianabol al Decadurabolin al testosterone, e continua a crescere e a gareggiare. Nel triennio che va dal 1971 al 1973 sarà 3 volte secondo al Mister America AAU, rispettivamente alle spalle di Casey Viator, Steve Mihalik e Jim Morris. Seguirà una pausa di 3 anni dalle gare, dal 1974 al 1976, periodo durante il quale si trasferisce a Orlando, in Florida, per sfuggire ai federali che lo cercavano per farlo testimoniare contro la mafia. Una fase durante la quale staccò completamente con la chimica, riducendo il suo peso a circa 87 kg. Pete riprende allenamenti e cicli anabolici nel 1977 e in pochi mesi cresce fino a 117 kg, raggiungendo l'apice del suo percorso sportivo. In gara è terzo nelle alte taglie al Mister America AAU, primo nella categoria pesi massimi al Mister World e ancora primo fra i pesi massimi al Mister America IFBB, competizione dove cede il passo al solo Danny Padilla per il titolo assoluto. Trasferitosi in California nel 1977, i primi tempi sono molto difficili per Pete. Racconta che arrivò a Los Angeles con soli $63 in tasca, dormiva sotto il molo di Santa Monica, si lavava nell'oceano e mangiava gli hamburger di McDonald's del giorno prima che riusciva in qualche modo a raccattare. Comunque, diventato un atleta professionista, la sua figura imponente interessa il pubblico, permettendogli di fare seminari ed esibizioni in tutto il mondo e consentendogli di risollevarsi economicamente. Concluderà la carriera agonistica nel 1979, dopo un paio d'anni di competizioni sul circuito pro IFBB, fra le quali brilla il terzo posto ottenuto al Pittsburgh Pro Invitational del 1979, alle spalle di Robbie Robinson e Mike Mentzer e davanti a Roy Callender, competizione che sarà anche la sua ultima gara. È tempo di cambiare per Pete e le circostanze gli offrono l'occasione di rilevare, assieme ad alcuni soci, la mitica Gold's Gym di Los Angeles, palestra di cui sarà comproprietario per un ventennio, dal 1979 al 1999, riuscendo a trasformarla dalla famosa mecca del bodybuilding, la palestra dei campioni, ad un redditizio marchio con un programma di licenze che genererà una catena di centri fitness di grande successo con oltre 500 sedi in tutto il mondo. Nel 1999, a 53 anni, dopo un intervento chirurgico al cuore per sistemare diverse ostruzioni arteriose, Rimkowski venderà la sua attività e il marchio Gold's Gym per oltre $50 milioni. Oggi, alla soglia degli 80 anni, Pete, sposato con figli, a dispetto dei protocolli dopanti estremi utilizzati in passato, gode ancora di buona salute e lucidità, conservando un aspetto giovanile e rimane attivo nel settore con attività imprenditoriali nell'ambito dell'organizzazione di eventi sportivi e dell'integrazione alimentare. In palestra Pete si allenava seguendo il classico protocollo ad alto volume e frequenza in voga all'epoca, utilizzando carichi consistenti per un alto numero di serie di lavoro. Fra le curiosità ricordiamo che all'apice della sua carriera era solito allenarsi di notte, tra mezzanotte e le 7 del mattino, faceva uso dell'ipnosi per sostenere i suoi lunghi e pesanti allenamenti, mangiava solo 1-2 grossi pasti al giorno che integrava con diversi shake proteici durante l'arco della giornata e faceva un uso smodato di chimica. Ma sentiamo dalle sue stesse parole come strutturò la sua preparazione nel 1977 per ricostruire la massa muscolare perduta e tornare a gareggiare. Parole da prendere con un po' di beneficio di inventario, ma che sottolineano l'approccio estremo che utilizzava. Ho usato di tutto. Ho ricominciato con la mia routine di 3 grammi di steroidi al giorno. Facevo diverse iniezioni al giorno, in più prendevo circa 3 confezioni di farmaci orali. Poi, 6 settimane prima della gara, avevo raggiunto una percentuale di grasso molto bassa, intorno a un paio di punti percentuali. E a quel punto ho aumentato le dosi a 10 grammi al giorno, facendo 9 iniezioni al giorno e prendendo 5 confezioni di farmaci orali. Mangiavo un pasto al giorno più 5 drink proteici.
Le mie proteine erano legate all'attività anabolica. Cavolo, prendevi un sacco di roba. Probabilmente ho preso troppa roba, più di quanto avessi bisogno. Forse avrei potuto ottenere risultati simili con dosi più basse. Ma sai, avevo solo 4 mesi per rimettermi in forma e passare dagli 87 kg iniziali ai 112-114 kg con cui sono tornato in gara. E ho pensato che questa fosse la strada giusta da seguire. Mi allenavo sotto ipnosi 7 ore al giorno. Riassumendo, Pete Grimkowski è stato un bodybuilder di successo e un imprenditore chiave nel settore fitness, che attraverso la sua proprietà della Gold's Gym ha contribuito in modo significativo a diffondere e rendere popolare il bodybuilding e il fitness a livello mondiale. Personaggio eclettico, bizzarro ma onesto e per certi versi candido ai limiti dell'ingenuità, Pete non ha mai nascosto il suo utilizzo di steroidi anabolizzanti, che ricordiamo era una pratica legale all'epoca. Un atteggiamento che gli ha creato un'aura di controversia, che si è rivelato un potente strumento di marketing, creando un grande interesse intorno alla sua figura atletica, tanto che ricorda che ai suoi seminari le domande che gli venivano rivolte erano incentrate principalmente sulla Gold's Gym e sugli steroidi, a precorrere i tempi attuali dove, in ambito bodybuilding, sui social, non si parla d'altro che di sostanze e cicli, mentre allenamento e alimentazione sembrano diventati argomenti di secondo piano. Ma anche un individuo che è riuscito a passare pressoché indenne attraverso i suoi abusi, che deve ringraziare la sua genetica e la sua buona stella, che gli hanno permesso di esagerare senza subire gravi conseguenze negative per la salute. Noi auguriamo al simpatico Pete ancora tanti anni di vita e salute, sconsigliando di seguire le sue orme, ma riconoscendo l'impatto anche positivo che personaggi come lui, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Joe Weider e tanti altri hanno avuto per la crescita del mondo del fitness. Forse il detto di Oscar Wilde, la moderazione è fatale, niente ha più successo dell'eccesso, ha una base di verità, ma ricordiamo anche che, almeno in ambito bodybuilding, purtroppo non tutti gli adepti di questa filosofia sono diventati vecchi abbastanza da poterlo raccontare. Ciao, alla prossima!